Lucrezia. Con frequenza sentiamo parlare della devozione mariana di Don Bosco quasi come un privilegio che nasconde un segreto, una specie di magia che lui sapeva infondere nelle sue case salesiane e che poi ha preso corpo nella fondazione dell'ADMA. Quale aspetto riesce a identificare nella sua persona che lo rende a livello mariano differente nel contesto ecclesiale di Torino? Maria è stata una presenza continua, profonda e determinante nella vita di Don Bosco come sacerdote, come educatore e come fondatore. All'approssimarsi del suo ingresso in seminario, mamma Margherita ha detto a suo figlio: «Quando sei venuto al mondo ti ho consacrato alla Beata Vergine. Quando hai cominciato i tuoi studi ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre. Ora ti raccomando di essere tutto suo. Ama i compagni devoti di Maria e se diverrai sacerdote raccomanda e propaga sempre la devozione a Maria». L'esperienza mariana di Don Bosco consiste in una percezione quasi sensibile di sentirsi figlio di Maria, da lei guidato e sostenuto durante la vita. In base a questa certezza costruisce la sua vita e la sua missione. Questa esperienza è anche il cuore del suo metodo preventivo, finalizzato a fare dei giovani veri figli di Dio, con l'aiuto di Maria. Tale rapporto mariano rimane indissolubilmente legato a mamma Margherita, che sa abilmente orientare la mente e il cuore del figlio a sentirsi vicino e presente Dio Padre, Creatore e Provvidente, e indirizzarlo a una devozione mariana semplice e vitale, lontana da teorizzazioni, ma fatta da gesti concreti. I tridui, le novene, la preghiera quotidiana del Rosario e dell'Angelus e le festività mariane. In forza della sua stessa esperienza, Don Bosco parla della maternità di Maria nel realismo della vita, non procedendo da concetti o teorie. Per questo la sua è una parola che tocca il cuore dei suoi uditori, invitando continuamente a gettarsi fiduciosamente nelle braccia di Maria, Madre amantissima, e a raccomandarsi a lei quale avvocata. È interessante ricordare che sul letto di morte non è l'invocazione alla Consolata o all'Immacolata o all'Ausiliatrice che fiorisce sulle labbra di Don Bosco, ma l'invocazione di Madre, una, due o più volte, Madre, Madre. Così l'invocò allora Don Bosco: «O Madre, apritemi le porte del paradiso». Siamo alle porte del 9° congresso internazionale di Maria Ausiliatrice a Fatima. Quale rinnovamento aspetta Alma da questo evento? L'Associazione di Maria Ausiliatrice vive in questo momento un forte dinamismo di crescita in diversi paesi del mondo, specialmente nell'Asia e nell'America. È noto l'impegno che tante figlie di Maria Ausiliatrice hanno assunto per portare avanti l'orientamento presente negli atti del capitolo generale 24°, far conoscere, diffondere e moltiplicare i gruppi mariani ispirati a Don Bosco. Perciò il congresso rappresenta un momento celebrativo importante per accogliere i diversi membri della famiglia salesiana e per approfondire insieme la consegna che Giovannino ricevette nel sogno dei 9 anni: «Io ti darò la maestra». Durante il congresso a Fatima saranno con noi Don Andrea Bozzolo, salesiano esperto del sogno dei 9 anni, Don Juan José Bartolomé,
salesiano della Spagna, che ci offrirà l'approfondimento biblico mariano. Ci accompagnerà anche la nostra cara Sor Adriana Silva, figlia di Maria Ausiliatrice dell'Uruguay, per presentare il suo approfondimento su Maria e l'educazione dei giovani oggi. Sicuramente il rinnovamento dell'Anima comporta il fatto che ognuno dei suoi membri, i giovani, le famiglie e gli adulti, facciano esperienza del rapporto personale con Maria, come lo fece Don Bosco durante tutta la sua vita. Tale rapporto con Maria genera molti frutti spirituali. Porta la persona che si affida a lei a vivere in Cristo, ad essere docile all'azione dello Spirito e a rendersi disponibile a fare la volontà del Padre donandosi alla comunità ecclesiale. Quali sono le sfide emergenti per la famiglia salesiana riguardanti la spiritualità mariana? Vorrei partire da una esperienza vissuta recentemente ad Assisi. Vedendo i ragazzi affascinati davanti al corpo imbalsamato del beato Carlo Acutis, giovani d'oggi, capace di riproporre con le categorie contemporanee i due grandi amori di Don Bosco, l'Eucaristia e Maria, mi sono ricordata della buona notte che lui diede ai ragazzi dell'oratorio il 20 giugno 1864. Con queste due ali, cioè con queste due devozioni, Maria e Gesù sacramentato, state certi che non tarderete a sollevarvi verso il cielo. Siamo sicuri che la vera devozione in definitiva diventa ontologicamente e teologicamente, ma anche psicologicamente, un'ala che porta verso l'alto. Tutte le persone oggi hanno bisogno di mete alte per nutrire la speranza in un futuro migliore. Si tratta allora di individuare i percorsi concreti più adatti alla propria realtà per rendere concreta la spiritualità mariana. Poi mi piace segnalare un altro elemento che Papa Francesco ripete con insistenza, cioè il rapporto tra giovani con le persone adulte, legame che spesso vediamo fatto a pezzi. Don Bosco era convinto che solo con l'aiuto di Maria le persone che hanno consacrato la loro vita ai giovani potranno vivere pienamente il sistema preventivo, superando tutte le difficoltà relazionali che giungono. Lui soleva dire: si ricordino che con l'aiuto di Maria Santissima deve cadere quella barriera di diffidenza che il demonio ha saputo innalzare tra giovani e superiori e della quale sa giovarsi per la rovina di certe anime. Troviamo di nuovo nella missione educativa la nostra cara maestra, che ci aiuterà nella trasformazione interiore dei giovani, perché la donna vestita di sole è sorgente di un'energia apostolica coraggiosa e industriosa, creativa e fiduciosa, che pretende ovunque la salvezza dei giovani.